Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui si discuterà del significato del valore della costante di equilibrio per una reazione chimica che ha raggiunto l'equilibrio. Il valore della costante di equilibrio indica una tendenza della reazione ad avvenire, ovvero, detto altrimenti, indica il grado di avanzamento della reazione stessa. Tuttavia la costante di equilibrio non ci dice nulla per quanto riguarda le tempistiche che ci vogliono per instaurare l'equilibrio, quindi non dice nulla che riguarda la velocità della reazione chimica. Come esempio ho riportato tre reazioni all'equilibrio. Nella prima abbiamo del diidrogeno eriforme che reagisce con il dicloro eriforme per formare cloruro di idrogeno eriforme e la costante di equilibrio misurata a 25 gradi centigradi per questa reazione ammonta a 4,97 per 10 alla sedicesima. Si ottiene tramite questa espressione in cui c'è la concentrazione molare del cloruro di idrogeno al quadrato a numeratore, mentre a denominatore c'è il prodotto delle concentrazioni molari dei reagenti H2 e Cl2. Stessa cosa per il secondo equilibrio, quindi seconda reazione, abbiamo una costante di equilibrio molto minore rispetto alla prima, è ammontante a 0,504. Per il terzo equilibrio abbiamo questa espressione con una costante di equilibrio infinitamente piccola, di 6,87 per 10 alla meno 16. Che cosa significano questi valori? Ce n'è quindi uno grandissimo, uno intermedio e uno piccolissimo. Il tutto può essere organizzato, così gestito in tre casi diversi. Se la costante di equilibrio, il valore della costante di equilibrio è maggiore di 1000, maggiore di 10 al cubo, questo significa che il grado di avanzamento della reazione è intorno al 100%. Si può anche dire che l'equilibrio è fortemente spostato a destra. Dire che l'equilibrio è spostato a destra significa che una volta raggiunto l'equilibrio non saranno quasi più presenti i reagenti, ma ci saranno soltanto i prodotti. Questo è anche il significato del grado di avanzamento della reazione. Infatti, se questo valore è molto molto elevato, significa che il numeratore di questa frazione è molto elevato e il denominatore è invece un valore molto piccolo. Ma se il valore del numeratore è molto elevato, significa che c'è una gran concentrazione di prodotti, a discapito dei reagenti, i quali saranno presenti in una concentrazione molto molto piccola. Quindi valore grande, numeratore grande. Secondo caso, se il valore della costante di equilibrio è compreso tra 10 alla meno 3 e 10 al cubo, il grado di avanzamento della reazione è intorno al 50%. Vuol dire che ci saranno in una quantità simile reagenti e prodotti. È questo caso. Per far venire fuori 0,504 significa che c'è una certa quantità di prodotto, ma anche una certa quantità di reagente. Il terzo ed ultimo caso, se il valore della costante di equilibrio fosse minore di 10 alla meno 3, eccolo qua, allora il significato è che il grado di avanzamento sarà pressoché nullo e l'equilibrio sarà fortemente spostato a sinistra. È questo terzultimo caso. Come si può vedere, il valore della costante di equilibrio è un numero infinitamente piccolo, un qualcosa intorno a 10 alla meno 16. Questo vuol dire che il numeratore deve essere piccolissimo e il denominatore deve essere gigantesco, ma se il denominatore è gigantesco vuol dire che abbiamo una presenza elevatissima ancora di reagenti, mentre all'equilibrio la concentrazione, quindi la presenza di prodotti sarà infinitamente piccola. Ripeto, questo valore infinitamente piccolo significa che una volta che la reazione ha raggiunto l'equilibrio è come se i reagenti non si fossero trasformati nei prodotti. Riassumiamo, valore molto molto elevato della reazione della costante di equilibrio, possiamo dire che l'equilibrio è spostato a destra. Valore molto piccolo della costante di equilibrio, si può dire che l'equilibrio è spostato a sinistra. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima.